Ciro, buongiorno. Eccoci al consueto appuntamento del venerdì. Guarda, queste hai visto? Ma hai visto qua dietro cosa c'è? Cioè, a parte il Visto, visto. calore che mi produce questa fiamma qui sopra, l'assenza di ehm, Io preferisco indirizzare lo sguardo verso San Giorgio. anch'io tutto sommato perché, vorrei che di San Giorgio ce ne fossero molti in questo periodo, perché i draghi sono tanti, sono veramente troppi. Ehm Sta facendo delle cose quell'uomo, cioè, ma ragazzi, ma a 76 anni non può andarsene in pensione, in albergo, in un residence, dove cavolo vuole, ma fuori da lì. Comunque siamo qua per parlare di lui o sbaglio? Per la verità non tanto di lui, nel senso che lui sicuramente è parte del problema, ma sicuramente non è il problema. E partiamo appunto proprio dalla considerazione sulle pensioni. Non vorrei che nella mente di qualcuno che detiene le leve del potere ci fosse l'idea di omologare la possibilità, la finestra dei pensionamenti a questi super uomini come il nostro Super Mario e quindi magari di non mandarci più in pensione perché magari qualcuno pensa che tutti potremmo arrivare alla sua veneranda età in quelle condizioni fisiche, ma soprattutto diciamo di potere, tanto da consentirci di lavorare anche quando nessuno ce lo chiede. Dici, ma come nessuno ce lo chiede? Sì, perché normalmente il lavoro si configura o come lavoro autonomo e sei tu stesso a darti delle regole per rispettarle, insomma, e per portare avanti la tua attività o come lavoro dipendenti, allora saranno altri, diciamo, a commissionarti delle attività, un lavoro da fare. Nel caso di Super Mario non è proprio così, perché lui anche quando non è proprio certo che ci sia qualcuno, diciamo, ad assicurargli un lavoro, lui comunque lo produce e poi saranno gli altri a dirgli ma perché non ce lo cedi? Perché sto dicendo questo? Dovete sapere che la scorsa settimana a Gand in Belgio c'è stata una riunione informale dei ministri finanziari economici. E già questa cosa qua fa un po' sorridere, sinceramente, perché una riunione informale, come se fossero quattro amici al bar, dice, vabbè, ma ci vediamo per fare quattro chiacchiere. Un incontro istituzionale fatto dai ministri, insomma, delle diverse nazioni dell'Unione Europea deve essere un incontro formale, non informale, però loro ci stanno abituando un po' come dire a questi trucchi del linguaggio, no? Per cui insomma basta mettere questa parolina informale e tutto va bene. Ma perché è informale? È informale per un semplice motivo, perché a questo incontro ha partecipato senza specificare bene a che titolo e su commissione di chi, proprio il nostro Super Mario, Mario Draghi. E guardate un po' l'analogia, non è l'unico che diciamo ha il potere di convocare un incontro informale dei ministri, quindi delle istituzioni, perché ce n'è un altro come lui che può fare queste cose, che è Klaus Schwab, non so se l'avete sentito, che in funzione di un ruolo ricoperto in una pseudo agenzia dell'ONU ha la possibilità di fare il forum a Davos dove convoca i potenti del mondo, quindi tutte le istituzioni del mondo. E manco a farlo apposta, in quella occasione si decide qual è la visione prossima, la visione futura del mondo. Se ci sono persone inutili, quante sono inutili, quanto ne dobbiamo eliminare, insomma vengono prese queste decisioni, come dire, a cuor leggero su quello che è la possibilità di dare continuità alla specie umana. Mario, devo dire la verità, è una persona seria, non è come Klaus Schwab, per cui si occupa soltanto degli aspetti finanziari. Lui queste cose insomma, non le vuole neanche sentire perché voi conoscete la sua umanità, noi l'abbiamo apprezzato tutti quanti durante la pandemia, quando appunto ci invitava a vaccinarsi perché altrimenti saremmo morti. Succedere a Mattarella, invece quello non è successo, per cui si è pensato eventualmente che avrebbe potuto ricoprire, noi speravamo del pensionamento, ma che avrebbe potuto ricoprire qualche altro ruolo importante, diciamo, a livello internazionale. Però per un bel po' di tempo non se ne è sentito parlare, non c'è stato, si parlava della Nato, si parlava appunto dell'Europa, però invece c'eravamo quasi tutti convinti che fosse andato in pensione, perché del buon Super Mario non si è sentito più niente. Poi all'improvviso compare appunto questo incontro informale dei ministri delle finanze europee e a questo incontro a cui ha partecipato Draghi
e ricevuto oltretutto in pompa magna, gli hanno regalato anche la sciarpetta che contraddistingueva insomma, i ministeri diciamo convocati. Bene, che cosa ha detto Super Mario? Che ci attendono grandi cambiamenti. Io questa cosa, che nulla sarà più come prima, l'ho già sentita e non mi è piaciuta, devo dire, insomma, in quella parte. E quindi ci aspettiamo altri grandi cambiamenti che per essere realizzati, attenzione perché è fondamentale questo passaggio che fa il grande Mario, che per essere realizzati necessitano di grandi investimenti, ma non solo pubblici, perché la competitività europea deve essere assicurata. Bene, allora iniziamo a partire insomma di chi ha ricevuto questo appello, diciamo di chi lo ha accolto. Il primo, il connazionale nostro e di Super Mario, è stato Gentiloni, che probabilmente, diciamo, come dire, per effetto del cognome, non solo per gentilezza nei confronti di Mario, ha detto: sapete che oggi avremo anche un'interessantissima occasione per discutere con Mario Draghi del lavoro che sta portando avanti per la sua relazione sulla competitività europea. Ora, a me non mi risulta che Draghi abbia un ruolo all'interno dell'Unione Europea, che gli sia stato assegnato un compito di studio o di progetto. E allora, siccome oramai è arcinoto che io sono abbastanza, o meglio, sufficientemente complottista, avendo sentito quella parolina magica del privato, che ci sarà la necessità di grandi investimenti privati, detta da Super Mario, devo aspettarmi che probabilmente questa commissione di questo lavoro di studio di come rilanciare la competitività europea sia stata affidata dai privati al buon Mario, e probabilmente questi privati diciamo sono spinti gentilmente da alcune nazioni. Poi dopo ci arriviamo, andremo a vedere quali potrebbero essere queste nazioni, che come sapete noi non diffondiamo mai certezze, insinuiamo dei dubbi, insinuiamo delle riflessioni, o meglio cerchiamo di stimolare la riflessione, perché non abbiamo la certezza di alcune informazioni, ma avendo, come dire, osservato con attenzione diciamo le fasi della politica degli ultimi 10 anni, è evidente che probabilmente se una strategia va in una certa direzione non c'è motivo di pensare che questa strategia poi cambi da un giorno all'altro, e quindi dopo vedremo le eventuali implicazioni di altri stati, sia dei privati e di chi sono insomma che dovrebbero fare questi investimenti. Ma la cosa bella è che nonostante il buon Mario Draghi non goda, diciamo, di grandi appoggi politici, nel senso che lui non è rappresentante di un'area politica nella grande famiglia d'Europa, ma è come un battitore libero. Probabilmente però i suoi sponsor, anche se diciamo non hanno un'evidenza politica, hanno grandi influenze. Perché dico questo? Perché mica è stato soltanto il buon Gentiloni a gioire del fatto che ci fosse la presenza del buon Mario all'incontro dei 4 amici al bar, che per coincidenza fanno i ministri delle finanze e dell'economia dei diversi paesi, non perché loro si sono trovati là in maniera occasionale a prendersi questo caffè. Quindi vediamo, oltre diciamo come dicevo di Gentiloni, l'altra personalità diciamo che si è rallegrata della presenza di Mario Draghi è stato Dombrovskis, che è il vicepresidente della Commissione europea, ma non è stata da meno neanche diciamo Van der Pegen, che ha precisato che Draghi arrivando, cioè, è stato portatore di un messaggio chiarificatore. E veniamo appunto, perché io l'ho detto in più occasioni, alle parole bisogna dare importanza, perché il messaggio ti fa capire tante cose. Il messaggio non è originato, lui è stato un messaggero, quindi quel messaggio l'ha portato per conto di altri, e bisogna fare attenzione perché queste persone che stanno diciamo in queste altissime istituzioni non è che parlano a bambera o hanno difficoltà, come dire, sulla lessicali, loro sanno bene il senso delle parole. Dice, quindi ha portato questo messaggio, quindi ci conferma che il messaggio l'ha portato per conto di altre persone. Questo insomma mi pare evidente. E badate bene. Perdonami, però vorrei farti una domanda su questo specifico punto. Queste altre persone siamo noi? No, aspetta, e Ah, qui è il meccanismo, perché
Se lui avesse portato questo messaggio per conto del popolo italiano o comunque del popolo europeo in generale, diciamo, ma questo al di là del mandato istituzionale però è così ben voluto che ovviamente ha sentito il bisogno di portare questo messaggio, diciamo, all'Unione Europea. Il problema è un altro, che lui appunto parlando di per conto di altre persone che vanno oltre l'Unione Europea, perché come abbiamo detto nessuno gli ha conferito questo messaggio, potrebbe parlare a nome per conto di entità sovranazionali. E non mi pare tanto, diciamo, come dire, coerente che entità sovranazionali non della comunità europea possono avere a cuore le sorti dell'Europa. Là mi viene un dubbio. Cioè, ma è possibile che in un sistema competitivo così come è la nostra finanza, perché che la nostra finanza sia basata, come dire, su un principio di competitività, mi pare insomma abbastanza evidente. E mi pare che un competitor possa avere a cuore invece le sorti dell'Europa. Io ho qualche dubbio, qualche perplessità su questo, quindi probabilmente chi ha chiesto al buon Mario di portare questo messaggio rassicurante per l'Europa non è probabilmente, diciamo, come dire, sostenitore di un buon risultato per l'Europa dal punto di vista economico e finanziario. Ma Ma guarda, dice, ma tu pensi sempre male, diciamo, di queste cose? Beh, perché penso male? Ma per un semplice motivo, perché solo un mese fa il Financial Times, ricordami, mi pare che sia del Regno Unito, sia inglese il Financial Times, non mi sbaglio, Carlo? no, Financial Times sì, è inglese. È inglese, ah, ecco. Quindi insomma l'Inghilterra mi pare che non sia più nell'Unione Europea, o mi sbaglio? Eh no, anche in questo caso hai ragione, perché Non è nell'Unione Europea. non c'è più. E mi pare che invece il patto economico finanziario sia molto saldo tra il Regno Unito, l'Inghilterra e gli Stati Uniti, oppure insomma è una considerazione mia. Anche in questa cosa hai sempre ragione. Ecco, ecco. E allora, che cosa è successo un mese fa? Perché insomma poi, se no non si spiega questi incontri, questo incontro tra amici al bar in Belgio. Un mese fa, agli inizi di gennaio, il Financial Times aveva ipotizzato, a seguito delle dimissioni dell'attuale presidente della Commissione europea, inspiegabili perché non c'è un motivo, diciamo, ufficiale per le dimissioni, ha annunciato i papabili successori del presidente della Commissione europea. E indovinate, in pole position, al di là degli appoggi politici, chi c'è? Il nostro Super Mario. Ora capirete se è un progetto che viene elaborato oltre i confini non solo nazionali ma anche europei, quindi in barba anche, diciamo, come dire, alla sovranità degli altri paesi europei, a me qualche sospetto, diciamo, viene. Poi, ovviamente, a rafforzare questi miei dubbi, queste mie perplessità, ci sono altre cose che non quadrano. Perché durante, diciamo, questo incontro, i ministri delle finanze dei paesi convenuti hanno anche stabilito di andare a fare delle piccole modifiche al patto di stabilità europeo. E siccome l'adesione, diciamo, a questa ipotesi di cambiamento è stata accolta con molto entusiasmo da parte di Francia e Germania, che sono poi bene o male all'interno della Unione Europea le due nazioni che più sono allineate a queste posizioni, diciamo, extraeuropee, mettiamola così, va bene? L'Italia ha detto un ni. Sì, saremmo disposti, fermo restando che ci sono vantaggi e svantaggi. E conosciamo tutti quanti, come dire, l'abilità del ministro Giorgetti a mandare giù pillole amare. Probabilmente, siccome non conosciamo ancora nel merito le modifiche al patto di stabilità, se tanto mi dà tanto, avremo un'altra, come dire, apertura verso un'ipotesi di grandi sacrifici e di grandi, come dire, di grandi bisogni per il nostro paese. E lo abbiamo visto già in campo, diciamo, delle politiche agricole, ma ripeto, probabilmente quello che abbiamo visto è stato soltanto un anticipo di quello che saranno le restrizioni anche in campo economico-finanziario per il nostro paese, e per la qual cosa non finiremo mai di ringraziare il nostro buon Mario Draghi. Certamente sì, ma tra l'altro sentivo parlare di cifre abbastanza importanti da investire, credo 500 miliardi da investire in armi, nella difesa, cioè qui non si, si parla sempre di difesa, ma io
Io cambierei questo. Le parole sono importantissime, come tu dici, perché se anziché chiamarla difesa la chiamassimo offesa, ci renderemo conto di cosa stiamo facendo. Proprio stamattina, guarda, pensavo, Carlo, tu ricorderai che qualche mese fa, mi pare proprio l'estate scorso, parlammo di metasemia, sì, no? Di come le parole vengono utilizzate volendo proprio in qualche modo significare il contrario, cioè andare a cambiare il senso delle parole. E questa è un'attività in pieno, diciamo, in piena esecuzione in questo momento, perché si eh, dice quando si parla di difesa non stiamo facendo altro che parlare di offesa, giustamente come rilevavi tu. Quando parliamo di pace, di azioni di pace, di missioni di pace, non facciamo altro che promuovere azioni di guerra, perché lo dico proprio giusto come un flash. Ma com'è possibile che avendo abbandonato totalmente la via diplomatica per ricondurre i conflitti sul piano della diplomazia, si possono attestare delle truppe della NATO che nascono proprio come concetto, diciamo, in difesa delle nazioni, quindi in difesa, le andiamo a schierare invece in prossimità di dove è in corso un conflitto, diciamo, già aspro di per sé, e che quindi qualsiasi incidente di qualsiasi natura può essere l'origine di un conflitto nucleare. A me, più che in coscienza, sinceramente mi sembra quasi la volontà esplicita di provocare un incidente tale che, sì, per definizione viene, come dire, detto nucleare o mondiale, ma di fatti che sarebbe ad esclusivo, diciamo, come dire, impatto soltanto dell'Europa. Poi ho letto una notizia in questi giorni che veramente mi ha lasciato scioccato. Un quotidiano, credo che fosse il Corriere della Sera, non mi vorrei sbagliare, ma credo fosse quello, che ha dato una notizia veramente scioccante. Ha detto che probabilmente laddove si dovesse verificare un conflitto diciamo nucleare, la vicinanza con quel conflitto può avere effetti devastanti. E noi non smetteremo mai di ringraziare, diciamo, come dire, per la premura di regalarci queste chicche, sia di scienza ovviamente che, come dire, di informazione, perché se ti cade proprio in testa la bomba, devi sapere che muore, Carlo? certo, ma ti dirò che Ed è indipendente dal fatto se c'hai o non c'hai i capelli, un tempo, se non vado errato, si diceva che chi va con lo perché zoppo, la vicinanza con la bomba, capite che ti fa certo, si diceva, impara a dicevo, un zoppicare. tempo che andando con lo zoppo prima o poi zoppichi. E quindi frequentandoti complottista lo sto diventando anch'io, al punto tale che stamattina, proprio stamattina, ho elaborato una mia personale teoria, che però tutto sommato ha un senso. Un tempo mi piaceva giocare a risico. Ecco, se io stessi giocando a risico e avessi preso delle carte che mi facevano intravedere, anzi obbligare alla possibilità di risanare l'America, che in questo momento sta zoppicando un pochino anche lei, individuerei subito due grandi avversari, che sono l'Europa e la Russia. A questo punto, in un conflitto, una guerra fra Ucraina e Russia, ha tutti i presupposti per diventare un conflitto nucleare che andrà a sconvolgere soprattutto l'Europa, certamente non l'America. Anche perché è difficile che qualcuno vada a buttare delle bombe là da loro. Allora mi chiedo, ma non è che questo sia un progetto realizzato per eliminare l'Europa, eliminare la Russia o quantomeno indebolirla e fare in modo che l'America possa tornare ad essere quello che pensava di essere un tempo, eliminando i due nemici principali? Boh, non lo so. Allora, che il sogno americano sia ancora, come dire, in qualche modo insito nelle politiche degli Stati Uniti, quello è talmente evidente di ritenersi ancora oggi, a fronte di evidenze invece che dicono il contrario, di essere la più grande superpotenza del mondo, quello mi pare un fatto, diciamo, come dire, non in discussione, perché l'America per proprie scelte non ha voluto tenere conto della crescita di paesi dell'est, insomma, ad iniziare d'Oriente, dalla Cina, dall'India, di queste grandi superpotenze, che ovviamente, siccome si sono forgiate nella miseria, nelle difficoltà, si sono temprate, diciamo, di questa forza e nell'arco, insomma, dal dopoguerra ad oggi si sono organizzate in modo tale da essere anche un'alternativa all'unica
superpotenza che era riconosciuta dopo il conflitto della seconda guerra mondiale. E mi pare che gli Stati Uniti non abbiano voluto in qualche modo tenere conto di questa evidenza. E anche appunto l'accanimento nei confronti della Russia, che nonostante appunto il grande ridimensionamento dopo la divisione dell'Unione Sovietica, quindi è rimasta in piedi la Federazione Russa, che per quanto molto più modesta rispetto a quello che era prima il colosso dell'Unione Sovietica, rappresenta comunque dal punto di vista già solo ideologico, come dire, un'alternativa di tutto rispetto. Questo non significa che bisogna propendere per l'uno o per l'altro, ma sono due modelli alternativi che dovrebbero pacificamente poter convivere. E noi, nonostante appunto il conflitto mondiale, la guerra fredda, abbiamo avuto politiche illuminate che hanno fatto sì che queste grandi potenze potessero convivere in maniera più o meno pacifica, al di là, come dire, delle scaramucce a volte quasi necessarie. Il problema è che a un certo punto, quando gli Stati Uniti si sono visti in qualche modo in difficoltà perché la loro economia ha iniziato a traballare, perché probabilmente il profitto ad oltranza non può essere perseguito come modello, e allora probabilmente hanno pensato che attraverso l'impoverimento di altre realtà si potesse in qualche modo recuperare gli spazi che si sono perduti. Ma questo è evidente che, come dire, è una distorsione della soluzione dei problemi, perché non è attraverso la disgrazia degli altri che ci si può procurare delle fortune, perché sarebbe se non altro un fatto temporaneo. Ma dopodiché, siccome uno sterminio generale totale non sarebbe possibile, io l'ho detto in occasione di un'altra intervista che ho fatto in questi giorni, la violenza genera solo violenza. Se non recuperiamo insieme tutti quanti la capacità di confrontarsi anche sulle grandi sfide del domani, compreso anche quello del sovrappopolamento del pianeta, perché comunque è un problema, perché non è che se da una parte loro vogliono passare al depopolamento, diciamo, indiscriminato, noi possiamo invece dire no, possiamo tranquillamente andare avanti con questi ritmi e con queste cose. Bisognerà in qualche modo, come dire, pensare ad un paradigma diverso entro il quale siano possibile far convivere, diciamo, le diverse esigenze del pianeta. E non mi pare che lo sforzo vada in questa direzione. Lo sforzo in questo momento si sta dirigendo verso la soppressione di altri diritti, di altri esseri umani. E questa, sinceramente, con tutto il rispetto per queste politiche, ma non mi pare la soluzione più intelligente. Sono assolutamente d'accordo con te. Siamo purtroppo giunti in chiusura. Vorrei dirti in primo luogo grazie. Mi spiace perché questa trasmissione poteva andare avanti anche per delle ore, perché gli argomenti sono talmente tanti, si intersecano l'uno con l'altro. È difficile anche capire di cosa parlare, di cosa invece parlare la prossima volta, perché sono veramente troppi. Giocando a risico, giocando a risico non fai sanguinare nessuno. Giocando a risico non devi uccidere nessuno. Fai semplicemente sparire dei cararmatini di plastica da una mappa. E qui invece sta succedendo qualcosa di peggio. E E beh, vorrei vedi Carlo, io aggiungerei una cosa, spero che veramente i governanti di tutto il mondo, insomma adesso non mi riferisco soltanto al nostro buon Super Mario che probabilmente senza neanche appunto un incarico ufficiale però può dettare già le linee dell'economia e della finanza europea, insomma perché qualcuno lo ha messo in questa posizione, ma al di là di lui spero che veramente questi governanti non giochino, come dire, alla riorganizzazione del mondo pensando che noi appunto siamo quei carri armatini a cui tu facevi riferimenti, che si possono mettere in gioco, togliere dal gioco, senza sapere che in ognuno di noi alberga una scintilla di umano che è un qualcosa equiparabile al divino, alla natura, e nessuno ha il diritto di sopprimere una vita anche in funzione del più grande interesse economico finanziario, ma probabilmente troppo spesso questo, diciamo, sfugge a queste grandi menti, diciamo così, che governano il mondo. che decidono certamente non nel nostro interesse, ma nel loro. Voglio chiudere con una domanda a me stesso. Ma io la voglio la guerra? La risposta è no. E vorrei fare la stessa domanda anche a te. Ma tu la vuoi la guerra? Assolutamente no. E ti dico di più.
ti invierò nelle prossime ore quello che secondo me è un nuovo manifesto all'umanità, che come dire, sintetizza le poche parole d'ordine che ci dovrebbero riguardare tutti quanti, proprio perché ci riconosciamo nella specie umana. E se abbiamo rispetto di quello che noi stessi siamo, non possiamo in nessun modo pensare che agli altri non venga riconosciuto questa entità, questa diciamo essenza umana, e quindi non possiamo certamente pensare di ammazzare chi che sia, né militare né civili che sia, fermo restando che questa è una guerra per modo di dire, perché è più un massacro che una guerra, perché stanno perdendo più diciamo vite in ambito civile che in ambito militare. Uno pensa alla guerra, pensa alla sfida tra militari, tra prodi e guerrieri, così come avveniva una volta nella storia, gli Orazzi e i Curiazzi, quindi come dire quelli più valorosi che si sfidano per diciamo affermare le proprie ragioni. No, no, qua i più, diciamo, i più valorosi sono dietro le quinte, muovono le fila e a rimetterci la pelle sono bambini, anziani, malati, e questa è una cosa vergognosa che non fa onore neanche a loro che si ritengono dei prodi condottieri. E su questa ultima domanda chiudo la trasmissione rivolgendola a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Ma voi, la guerra, siete sicuri che la volete? Se la risposta è no, fate qualcosa, perché non basta stare a guardare. Ciao Ciro, grazie infinite Ciao Carlo. di questa serata.